Ciao a tutti, il mio nome è Ruben Giovenzana e benvenuti ad Airsoft Engineering Project. Oggi parleremo del rapporto di trasmissione che nelle repliche elettriche abbiamo grazie all'impiego degli ingranaggi o ruote dentate, qual si voglia chiamarle, dentro i nostri gearbox. Non voglio dilungarmi sulla ruota dentata e gli ingranaggi che cosa sono e cosa fanno, perché la progettazione e tutti i dati del motivo perché utilizzare un ingranaggio sarà un video dedicato. L'unica cosa che c'è da sapere è che è il sistema più efficiente ed affidabile per la trasmissione di un valore, esso sia una coppia di forze o un vettore, da un punto A a un punto B. Questi due punti hanno una relazione tra di loro e questa relazione è appunto chiamata rapporto di trasmissione. Abbiamo tre casi. Caso 1, il moltiplicatore, quindi avremo un valore finale maggiore. Caso 2, un riduttore, il valore finale sarà minore rispetto a quello iniziale, o un sistema ozioso dove non cambia il valore e non cambia nemmeno il senso di rotazione del sistema. Detto questo, bisogna definire ciò che è per noi il rapporto di trasmissione. Erroneamente noi chiamiamo i nostri ingranaggi terna perché in commercio ci sono le terne e poi il motore viene venduto separatamente e il pistone separatamente. Ma il nostro sistema, il nostro gearbox ha una catena di trasmissione, un drivetrain, perdonatemi, mi manca la parola in italiano, e il nostro moltiplicatore di coppia è composto da 5 elementi, quindi dal motore, il pignone, il conico, il centrale, il settoriale e poi la cremagliera del pistone. Quindi, erroneamente le chiamiamo terne, però il nostro sistema è a 5 punti, ma non è proprio a 5 punti perché effettivamente noi utilizziamo soltanto 4 elementi, non prendiamo da conto il pistone perché il settoriale non ha una corona completa. Detto questo, come si calcola il rapporto di trasmissione nei nostri casi? Questa è la formula generale per il calcolo del rapporto di trasmissione. Come vedete ci sono molti dati che possono portarci a questo rapporto, però molti di questi o non abbiamo modo di misurarli o tanto vale non farlo perché abbiamo metodi più semplici. Giusto per citare il fatto che la velocità finale non possiamo misurarla perché essendo un sistema ciclico non abbiamo una velocità finale costante e quindi non possiamo misurarla correttamente. La coppia finale non abbiamo modo di misurarla, a meno che di andare in stallo e fare il calcolo contrario. Il diametro, per quanto sia una buona idea, effettivamente nessuno, la maggior parte di noi, non ha modo di misurare il diametro primitivo dei nostri ingranaggi e poi fare il calcolo con quello, né è una cosa che la gente fa tranquillamente. Perché se erroneamente si prende il diametro esterno, che varia, perché giusto un accenno, nella progettazione degli ingranaggi possiamo modificare il profilo di ingranamento facendo modifiche in addendum ed edendum in modo da avere un ingranamento corretto, con un po' di sfregamento in più, in assi diversi rispetto a quelli di progettazione. Quindi il diametro potrebbe cambiare non variando il numero di denti e questo porta poi ad avere un rapporto diverso da quello effettivo di trasmissione. Quello che ci viene più semplice, che è più corretto fare senza margine d'errore, è contare il numero di denti, quindi con Z, non chiedetemi perché Z, non ne ho idea, è soltanto una convenzione, non mi ha saputo nemmeno rispondere il mio professore ai tempi, semplicemente è il rapporto dei denti dei due ingranaggi. Ora andiamo a fare una formula sulla carta, un esempio, in modo da dimostrare come funziona questo rapporto. Facendo l'effettivo calcolo dei 18 a 1, per esempio, andiamo a vedere che abbiamo bisogno di ogni singolo numero di denti, quindi li ho già contati io per voi e bisogna soltanto inserirli. Quindi vediamo che il primo rapporto di trasmissione è dato dal conico pignone, dove avremo 30 denti per il conico e 10 per il pignone. Il secondo rapporto di trasmissione è dato dalla parte inferiore del conico e la parte inferiore del settoriale, dove la parte inferiore del settoriale ha 39 denti e la parte inferiore del conico ne ha 10. L'ultimo rapporto di trasmissione è dato dalla parte inferiore del settoriale e la parte superiore del centrale, che quindi ha 32 denti per la parte inferiore del settoriale e 20 la parte superiore del centrale. Infine moltiplichiamo tutti i risultati che abbiamo, quindi il primo rapporto è 3, il secondo 3,9 e l'ultimo 1,6, moltiplicato tutto tra di loro abbiamo un rapporto finale effettivo di 18 a 1 che è di 18,72 a 1. Quindi, come vedete, il rapporto effettivo reale dei 18 a 1 non è 18,0 a 1, è 18,72 a 1. Questo va ad indicare che effettivamente ci sono molte convenzioni nella nomenclatura dei nostri ingranaggi che sì, vanno ad indicarli, ma non sono l'effettivo rapporto di trasmissione. Per esempio, se noi andiamo a prendere
18:1 che abbiamo appena fatto è più vicino ad un 19:1. Allo stesso tempo, se prendiamo un 12:1, è un 12,65:1, quindi sarebbe più vicino a un 13:1. Un 13:1 invece è un 13,65:1, sarebbe più vicino a un 14:1 e alcune marche chiamano i loro ingranaggi 14:1 anche se sono i nostri convenzionali 13:1. Onde evitare queste problematiche, questa è una tabella, un elenco che appunto elenca la maggior parte di quelli che sono i rapporti disponibili su Incommercio, o almeno che io sono riuscito a trovare, e il loro rapporto reale. Ora, perché c'è questa lista? Semplicemente perché se siete pigri e non riuscite a fare il calcolo che ho spiegato 20 secondi fa, non assilatemi, c'è la lista direttamente. Magari non avete una terna con la scritta del rapporto di trasmissione, andate a contare i denti, invece di fare tutto il calcolo, vedete, ok, abbiamo questo rapporto qui, che cosa corrisponde? Ho un 12,65:1, non sapete se è un 13:1, guardate, è un 12:1. Ripeto, convenzione di nomenclatura stupida, però è fatta così. Sempre parlando della nomenclatura, vi porgo l'attenzione ai 200-100, 300-100, che sono degli ingranaggi elicoidali, che quindi non hanno un torque up e quindi la corona inferiore del settoriale va a protrudere e a dar fastidio alla cremagliera del pistone e quindi l'utilizzo di un pistone a metadenti, ma utilizzando dei denti con un angolo di taglio, quindi dei denti elicoidali, semplicemente si riesce a raggiungere un numero di denti maggiore e quindi un rapporto di trasmissione maggiore. Però la nomenclatura che viene data, per esempio i 300 a 100, non sono 3:1, il loro rapporto reale è 26,43:1. Sì? Scusate, non ho davanti una tabella, sto facendo tutto a memoria. Comunque, molti di questi prodotti invece non hanno proprio nome, come per esempio Sistema, e vabbè. Invece tanto di cappello a Sigtech, che sono quelli che vedete il nome di fianco che corrisponde esattamente al rapporto di trasmissione reale, quindi grazie Sigtech. Tornando un attimo sulla nomenclatura, che mi sono dimenticato di dire, il fatto che ci sia scritto torque, torque up, super torque, speed, la differenza rispetto a cosa? Semplicemente, traduciamo un po' di storia. Quando Tokyo Marui ha progettato il primo gearbox, ha inteso un rapporto di trasmissione che era 18,72:1. 18:1, famosissimi, che ora sono standard in qualsiasi replica V2 in commercio. E altri rapporti, ovviamente, altre versioni hanno sempre questi 18:1. Cosa succede? I gearbox, come sono stati progettati al tempo da Iwao Iwasawa della Tokyo Marui, non erano progettati per essere modificati, anzi ci sono molti errori di progettazione implementati per via della normativa vigente in Giappone al tempo e ce li portiamo avanti, specialmente sui V2 che hanno molti difetti strutturali, però non mi dilungo. Semplicemente non erano stati progettati i gearbox per essere aperti e modificati, quindi nell'evoluzione dei componenti del software molti sono stati inventati per modificare le prestazioni senza dover aprire il gearbox e quindi andare contro la legislazione. Man mano che questo gioco, sport, come volete chiamarlo, si è evoluto nel mondo, legislazioni diverse hanno permesso di aprire i gearbox e comunque poi è modificata la legge anche in Giappone e sono nati molti componenti anche interni, tra questi gli ingranaggi, e hanno deciso cosa vogliamo, utilizziamo delle molle più dure perché nel nostro paese utilizziamo un'energia maggiore e quindi dobbiamo aumentare il rapporto di trasmissione e qui torque, torque up e altre. Invece gente che utilizzava la stessa energia o inferiore ha detto vabbè, aumentiamo un po' il ratio e ha deciso di sacrificare un po' dell'efficienza per avere un ratio maggiore. E con questo bisogna anche parlare della compatibilità, perché ovviamente non ci sono pochi gearbox, ne abbiamo un bel po', molti sono anche dedicati, ma non sono qui ad affrontare questo argomento, però bisogna parlare della compatibilità delle terne. Generalmente una terna V2 e V3 sono utilizzabili praticamente ovunque, con alcune differenze, per esempio per il V2.5 utilizzare 19 denti al posto di 16 per il pistone più lungo, però quelli sono dettagli, diciamo soltanto se entra la terna. E bisogna fare una differenza. Gli ingranaggi per V6 e V7 sono differenti dagli ingranaggi che possono entrare ovunque. Perché? Il centrale, nello specifico, ha una dentatura diversa e ha un diametro diverso. Questo vuol dire che nell'utilizzo in un gearbox di altro genere,
gli interassi non corrispondono e quindi non si avrebbe il contatto dei denti, oppure non entra direttamente in base al tipo di gearbox e non andrebbe bene. Quindi quello è un essere dedicato. In più, se vogliamo parlare anche dei V9, degli NGRS e gli SRE, hanno una terna dedicata per gli ingombri dentro al gearbox. Se parliamo di compatibilità, dobbiamo anche parlare di compatibilità tra diversi rapporti. Questo generalmente avviene soltanto con il cambio del conico, perché generalmente, e sottolineo generalmente, il rapporto di trasmissione viene gestito tra la corona superiore del centrale e la corona inferiore del settoriale. Questo ci permette di cambiare il conico per andare a cercare una compatibilità migliore con il pignone del motore, oppure ancora meglio prendere un set pignone e conico Lonex di quelli elicoidali che sono bellissimi e tanta roba. Invece, come dicevo prima, ci sono alcune eccezioni. Tra queste i Sitchtech, che preferiscono gestire i rapporti di trasmissione dal conico al centrale, in modo da avere una corona superiore del centrale che sia sempre compatibile con i DSG. Ora, i loro DSG hanno 31 denti inferiori rispetto ai 32 standard, però generalmente su tutti i loro rapporti è possibile utilizzare un DSG, quindi dai 10.44 a 1 fino ai 20.8 a 1 è possibile utilizzarlo, il che è molto vantaggioso. Ovviamente si va a sacrificare un po' la compatibilità di diversi conici, ma i conici Sitchtech generalmente ingranano bene con tutto, quasi tutto, e appunto si va a sfruttare il vantaggio di utilizzare un DSG. Sono due target differenti, è una scelta ovviamente sensata nel caso uno abbia un target di diversi rapporti, cosa che Sitchtech è conosciuta per avere, difatti ha molti rapporti non disponibili in altre marche. Parlando di DSG e ultimamente TSG, l'utilizzo di questi sistemi non va a modificare il rapporto di trasmissione, quindi se voi vedete magari stampato su una terna 9 a 1 ed è venduta insieme a un DSG, il rapporto della terna non è 9 a 1, non credete di avere la nuova uscita, la nuova invenzione, no, semplicemente è un ingranaggio 18 a 1 che è venduto con un DSG, è sempre un 18 a 1, ma va a fare il doppio dei cicli. Come abbiamo detto prima, la corona superiore del settoriale però non va ad indicare il rapporto di trasmissione perché non va a influire, non ci serve sapere il numero di denti superiore e quindi è una nomenclatura ulteriormente sbagliata. Quindi per favore state attenti su queste cose. Prima di dire ho i 9 a 1 e ci ho montato un DSG, ragionate. Ora, per non parlare dell'efficienza che bisognerebbe vedere come assieme, con anche motore, molla e tutto, e sarà un video futuro, se non il prossimo, bisogna parlare un attimo del rendimento degli ingranaggi. Quindi, questi qua sono due grafici che ho creato io quando utilizzavo questo programma chiamato Keysoft, che viene utilizzato per la progettazione di ingranaggi e gearbox, assi, cuscinetti, bel programma. Andate a guardarlo, è carino, non costa poco. È un ottimo programma che va a aiutarti a progettare un set di ingranaggi, un intero gearbox, e questi qua sono due grafici che vanno a rappresentare il rapporto tra il rendimento e il rapporto di trasmissione. Quindi, come vedete, più sale il rapporto di trasmissione, e non soffermatevi sui numeri, questi qui sono un esempio, va a far vedere che più il rapporto di trasmissione sale, più il range di rendimento è alto. Ovviamente non va al 100% perché il rendimento 1 è in un mondo senza attriti e senza perdite di carico, quindi è impossibile, però riusciamo a raggiungere con degli ingranaggi generalmente un 98-98,2% di rendimento. Nel secondo grafico invece si vede il rapporto dell'aumento del rendimento in base al numero di denti dell'ingranaggio. Questo è un modo più carino di far notare quanto aumenta il rendimento con il cambio dei denti, quindi il cambio del rapporto, perché nel grafico di prima invece era mostrato senza mantenere il numero di denti costante e lasciando soltanto un sacco di possibilità diverse per quel determinato rapporto di trasmissione. Quindi sono praticamente lo stesso grafico, però mostrano in modo diversi qual è l'aumento del rendimento. Con questo dovremmo aver trattato tutto ciò che c'è da sapere riguardo al rapporto di trasmissione nelle repliche elettriche. Fatemi sapere se qualcosa non è chiaro, proverò a rispondervi nei commenti, oppure se avete delle proposte per degli argomenti che vorreste vedere trattati sul canale, fatemelo sapere e io provvederò. In ogni caso ci vediamo al prossimo video, ciao!